Quello che vedete inquadrato sono io, che mi accingo ad affrontare una tranquilla giornata lavorativa nella città in cui abito da ormai 7 anni, cioè San Pietroburgo. Il tragitto casa-lavoro è di circa 6 km e in giornate come queste è un piacere pedalare per le vie della meravigliosa Palmira del Nord. Il traffico non rende impossibili gli spostamenti in bicicletta, anche se parliamo della seconda città della Russia per dimensioni e popolazione, che ammonta a circa 5 milioni di abitanti. Così, in 20-25 minuti, posso raggiungere la scuola di lingue dove lavoro, parcheggiare Marina, la mia bici pietroburghese, e iniziare la giornata lavorativa con il sorriso. Ma la pacchia dura davvero poco. Черт! È ora. Mamma mia, che luce. La prossima vacanza in bici la faccio al caldo. Sole, mare, ma c'è qualcosa che non mi convince. Fa un po' troppo freddo per essere estate. Come? Come dite? Forse perché ho scelto un'isola appena sotto al circolo polare artico? Potrebbe essere davvero questo il motivo, in effetti. Ma non perdiamo tempo e mettiamoci subito al lavoro, perché ci sono una bicicletta da riassemblare e tanti chilometri da percorrere. A seguire attentamente le operazioni vediamo Henry, un simpatico e disponibilissimo cinese da cui alloggerò la prima e l'ultima notte della mia permanenza in Islanda. Non l'ho ancora detto, qui siamo a Reykjavik, la città da cui partirò e in cui arriverò al termine del mio viaggio. Quella che vedete è la Laugavegur, una delle vie principali della città. Primo obiettivo del mio tour, e obiettivo non da poco come vedremo, sarà trovare la Ringvegur, detta altrimenti Ring Road o R1, la strada che seguirò lungo tutti i suoi 1339 km e che mi riporterà nella capitale islandese. Nonostante io abbia il navigatore, impiego almeno un paio d'ore per uscire dai confini cittadini e pedalare finalmente verso la meta di giornata, Hetla. Giunto sulla R1, sono subito circondato da campi e formazioni di origine vulcanica che contraddistinguono l'intero territorio islandese.
l'azzurro del cielo, il verde acceso dei manti erbosi e il nero dominante della terra vulcanica creano un gioco di contrasti davanti a cui è difficile rimanere indifferenti. Resoconto, metà prima tappa. Prima parte abbastanza pesante, degli strappetti notevoli, devo dire. Probabilmente ho ancora sui 50-60 km, però i paesaggi ci sono solo qua. Questi paesaggi ci sono solo qua. Partire alle 13:30 da Reykjavik, sapendo di dover percorrere un centinaio di chilometri, non è stato sicuramente il modo migliore per dosare al meglio le forze. Arrivo a Hekla alle 20 circa, e tra il montaggio della tenda, una bella doccia calda e una carissima cenetta, le ore passano inesorabili e in men che non si dica è già di nuovo ora di smontare la tenda e rimettersi in strada. Il secondo giorno è quasi totalmente dedicato all'acqua. Tanta acqua. Acqua dal cielo, acqua dalle cascate, acqua dalla mia fronte per la faticaccia di pedalare stupidamente a stomaco vuoto. Ma i paesaggi oggi ripagano pienamente della fatica. Al 35° chilometro è già tempo di fare conoscenza con Seljalandsfoss, la cascata liquida, che compie un salto di circa 60 metri da ciò che un tempo era addirittura una scogliera sull'oceano. Altri 30 km ed è la volta di Skogafoss. Narra la leggenda che nella caverna dietro la cascata fu nascosto un tesoro e che un giovane, nel tentativo di recuperarlo, lo fece cadere ed esso sparì nelle acque sottostanti. Ma a quanto pare non sarò io a ritrovarlo. 65° chilometro, cascata Skogafoss. Io sono cotto, naturalmente sono cotto. Anche oggi pranzo muffo, ho mangiato il tonno ancora con il mais. Che pranzo è? Adesso probabilmente vado al ristorante. Mi guardano perché parlo da solo. Il paesaggio negli ultimi 30 km cambia almeno 3 volte. Prima il verde intenso della folta ma bassissima vegetazione. Poi la terra si fa improvvisamente più arida e gli occhi vagano su campi grigio-neri. Infine il territorio diventa collinare e mi trovo a pedalare tra innumerevoli gobbe coperte da un sottile strato di muschio. Anche il secondo giorno si avvicina al suo tramonto. E dopo il sole e la pioggia, so che all'appello manca il più insidioso dei compagni di viaggio. Eolo si manifesta il terzo giorno e naturalmente lo fa soffiando in direzione a me contraria. Inizio la giornata dando una veloce occhiata ai faraglioni di Renisdrangar, che, secondo la leggenda, non sarebbero altro che 2 troll pietrificati dai raggi del primo albeggiare,
mentre tentavano di trascinare un veliero sulla terraferma. Con la terza tappa l'Islanda mette le cose in chiaro e mi dice di non sottovalutare nessuna giornata che dovrò affrontare, perché tra vento e rettilinei che sembrano non avere una fine, il morale scende sotto i piedi e l'unica cosa da fare è pedalare a testa bassa nella speranza che al primo cambio di direzione cambi anche il soffiare impetuoso del vento e si trasformi in un meraviglioso motore supplementare. Il menù del giorno, oltre al vento come piatto principale, presenta altre interessanti portate. Per esempio mi ritrovo a pedalare in un sandur, cioè una pianura proglaciale sulla quale le acque di fusione del ghiacciaio, espandendosi, danno luogo a una serie di depositi. Il risultato è un'inquietante spianata di detriti grigiastri che mi accompagna per diversi chilometri. Pausa pranzo a 32 km da Kirkjubæjarklaustur, se si pronuncia così, però ci siamo quasi. Day! Mi godo il mio pranzetto totalmente ignaro di ciò che mi riserva il panorama per i restanti 30 km. Infatti, prima di arrivare finalmente a Kirkjubæjarklaustur, faccio in tempo a percorrere chilometri e chilometri, quasi tutti in rettilineo e controvento naturalmente, dove il paesaggio rimane invariato e tenta di ipnotizzarmi con immensi giacimenti di magma solidificato, ovvero dei pietroni quasi totalmente ricoperti di muschio che si estendono a perdita d'occhio. Giorno 4. Ieri è stato durissimo, territorio piattissimo, non cambiava mai, vento più o meno come oggi e speriamo in bene perché oggi dovrebbe essere migliore il tempo. Temperatura buonissima per pedalare, assolutamente buonissima. Però c'è questo problema del tempo, il vento. Il quarto giorno di Islanda, come abbiamo visto, inizia nel peggiore dei modi. Il vento non accenna a placarsi, ma anzi intensifica la propria forza ed aggiunge un tocco di imprevedibilità alle sue raffiche. Vengo colpito infatti da veri e propri schiaffi invisibili che spesso mi fanno pericolosamente sbandare. Ma la parte più difficile deve ancora arrivare. Più mi addentro nello Skeiðarár sandur, più il vento diventa insostenibile, fino a costringermi a scendere dalla bici. L'immenso ghiacciaio alla mia sinistra, lo Skeiðarárjökull, con la sua parete nera e bianca, diventa per me un vero e proprio mostro dell'isola, contro cui non posso assolutamente combattere. La più dura assolutamente, non sto praticamente pedalando, sto andando
sabbia mi sono beccato. Cose dell'altro mondo. Comunque è quasi fatta, dai. Naturalmente, come ieri a fine giornata, il vento è calato molto anche. Probabilmente dipende un po' dalla zona. Comunque, sono qui. Gli ultimi chilometri sono incredibilmente in controtendenza e le sferzate di vento mi accompagnano quasi fino al campeggio, permettendomi addirittura di non pedalare data la loro forza. La tappa che mi porterà a Hope, cittadina famosa per i suoi ottimi scampi, è la più lunga di tutto il viaggio, ma riserva uno degli spettacoli naturali più emozionanti di tutta l'isola. E sì, non sembra vero, neanche le mie orecchie ci credono, ma oggi il vento ha deciso di non infierire. Lo spettacolo della natura si chiama Vatnajökull ed è il quarto ghiacciaio per dimensioni del mondo, ma ancor più spettacolare è il lago ai suoi piedi, un tripudio di colori che spaziano dal turchese al blu, dal giallo al nero, fino alle infinite sfumature di bianco. Davanti a questi paesaggi non resta che inspirare profondamente ed espirare tutto il male che ci consuma dall'interno. Deceive me, your truths with me, time and time and time and time and Elizabeth. Mi rimetto in marcia nel giro di una ventina di minuti. I chilometri da fare sono ancora parecchi, ma per fortuna non mi riserveranno brutte sorprese. Strada per lo più pianeggiante e paesaggi sempre molto piacevoli mi accompagnano infatti fino alla mia meta, dove troverò addirittura dei compagni di viaggio per i prossimi 2 giorni. La sesta tappa del mio tour è probabilmente una delle più belle in assoluto dal punto di vista paesaggistico ed è ulteriormente impreziosita dai miei nuovi compagni di viaggio, conosciuti al campeggio di Hope. Oggi la temperatura è piacevolissima e il vento sembra darci tregua. Il paesaggio in questo tratto è davvero mozzafiato, a sinistra le montagne, a destra l'oceano e al centro una strada che si inerpica e ridiscende in continuazione e lo fa con meravigliosa armonia. Sleeping on the sand that surrenders, shadows cower and wait and wait and wait and wait and Elizabeth, the distant sounds of bells surround you. E dopo aver quasi toccato con mano le nuvole, il modo migliore per terminare la giornata è farlo con una birra ghiacciata, anche se scarsamente alcolica. La settima tappa è contraddistinta da una scelta che si rivelerà azzeccata, cioè quella di percorrere una scorciatoia che ci permetterà di risparmiare una 60ina di chilometri e quindi di guadagnare praticamente un giorno di viaggio. Lo scotto da pagare per questo lusso si chiama Passo Oaksey,
19 km di strada sterrata in mezzo al nulla più assoluto e con pendenze quasi proibitive vicino al 20%. Ma è un prezzo che paghiamo volentieri, perché la fatica viene ripagata dagli splendidi paesaggi che ci circondano. Qui la natura regna quasi incontrastata e noi, con il nostro spostarci in bicicletta, ne percepiamo tutta la forza, ma soprattutto l'incantevole armonia, purtroppo a volte violentata dai mostruosi mezzi a motore che ci superano con prepotenza. I'm the hunter. I'll bring back the goods, but I don't know when. Ritroviamo l'asfalto a una quarantina di chilometri da Eklstad e man mano che ci avviciniamo alla principale città dell'Islanda orientale, una certa malinconia si fa strada dentro di me. Questa sarà la seconda ed ultima tappa che pedalerò in compagnia. Fino a Reykjavik, infatti, dovrò affrontare ogni millimetro di asfalto sterrato di nuovo in totale solitudine. 650 km a Reykjavik. Inizia così il mio 8° giorno di viaggio. La presenza dell'indicazione per la capitale mi dice che sono più o meno a metà strada, ma dovrò ancora faticare. E come se dovrò. Giornata uggiosa di battistiana memoria oggi, ma che si preannuncia piuttosto tranquilla. Percorrerò soltanto una cinquantina di chilometri, dove l'unico tratto realmente impegnativo è rappresentato da un manto a ghiaia molto grossa che mette in serio pericolo l'equilibrio. To complete the mission, now I'm leaving it all behind. I'm going hunting. Alle ore 15 giungo a destinazione e dopo aver montato la mia amata tenda non posso dire di no al fascino di una bella vasca idromassaggio e al piacere di una nuotatina in piscina, anche se con mia sorpresa l'acqua è a dir poco gelata. I'm going hunting. Sulla carta la tappa di oggi dovrebbe essere tutt'altro che proibitiva e allo stesso tempo affascinante. Mi avvicinerò infatti a una delle zone con più attività vulcanica di tutta l'isola. Ma come ho già detto, mai sottovalutare l'Islanda e i contrattempi che possono alterare improvvisamente il corso delle cose. Una sospetta foratura mi rallenta e mi scombussola l'umore e come se non bastasse mi ritrovo immerso in una fitta nebbia quasi padana. I am never the first to know. Poi però il territorio cambia e la strada diventa un trampolino che mi proietta molto velocemente a fine tappa. There is room in my life for bruises, S's, and clamps. I will never disappear. For forever I'll be here. Diretta dal nulla, dalla luna, penso, sì. Chilometro 66 su 80. Ho appena fatto merenda. Ho davanti una salita. Non impossibile. Un po' cotto, però siamo quasi arrivati, quindi dai. Oggi giornata stranissima. Ne parleremo. Warning, keep the streets empty for me. La 10ª tappa, che inizia con una levataccia mostruosa, mi porterà sul lago Mývatn
cioè il lago delle mosche. I'm laying down, eating snow. My fur is hot, my tongue is cold. Oggi tappa molto breve, una quarantina di chilometri, ma con 2 luoghi interessantissimi da visitare. Il primo è Hverir, un'area geotermica ricca di fumarole, pozze di fango ribollenti, formazioni laviche e crateri. Il tutto in un'esplosione di colori che fanno immediatamente pensare ai paesaggi marziani visti tante volte nei film. Che spettacolo! Velvet lights will keep us warm. Il secondo luogo imprescindibile è rappresentato dai bagni termali, meno famosi di quelli posti a sud, ma altrettanto piacevoli e molto rilassanti. Riparto da Mývatn dopo aver dormito per ben 13 ore di fila. Saranno stati gli effetti dei bagni termali? Ma è probabile. E inizio così la prima di 4 tappe, tutte superiori ai 100 km. Programmare le giornate in Islanda è una cosa molto delicata e a causa delle imprevedibili e mostruose folate di vento a volte non è proprio possibile superare un tot di chilometri percorsi al giorno. Ci siamo. Godafoss, la cascata degli dei. Pausa pranzo, le gambe ci sono, non sono cotto. Oggi la fortuna è dalla mia parte e pedalo con un buon ritmo per l'intera durata del percorso. Sono riposatissimo e le gambe girano che è una meraviglia, e una volta superato un piccolo passo, ecco che in tutto il suo incantevole splendore si palesa davanti ai miei occhi il fiordo di Akureyri, la città più grande dell'Islanda settentrionale. Visto che oggi sono anche arrivato presto, facciamoci un bel giretto per le strade della capitale del nord. Ricordate la presunta foratura della nona tappa? Ecco, non era solo presunta e oggi si è ripresentato il problema. E sì, perché come il più fesso tra tutti i fessi ho lasciato le camere d'aria di scorta a Reykjavik. Ciò che rimane di queste esperienze, della rocambolesca ricerca di una soluzione, è quasi tutto racchiuso in questo brevissimo spezzone, dove stringo rapporti amichevoli con una signorina un po' puzzolente.
Morale della favola, alle 16:30 devo ancora percorrere più o meno 70 km. Ma anche oggi il karma è positivo e tra discese e vento a favore riesco a raggiungere il campeggio prima che faccia buio. Tappa Varmachlid Laugarbacchi. Più di 105 km, 106, 107. Ieri tappa veramente incredibile, più di 100 km, inconveniente, foratura. Lo racconterò meglio una volta giunto a casa. La voce fuori campo forse l'ha già detto. È ora di andare, andiamo. Mi accorgo già nei primi chilometri che oggi sarà un'altra giornata di passione. Ancora una volta sarà infatti il vento a mettermi i bastoni fra le ruote e mi farà davvero sputare sangue per raggiungere la meta di giornata. Nel luogo prestabilito per il pranzo ci arrivo più o meno in forma, ma i circa 60 km che percorro dopo il tanto agognato panino col salmone mi distruggono la psiche e il fisico. Stravolto! (96esimo chilometro). Oggi non so quanti ne ho fatti contro vento, infatti sono veramente stravolto, sono stanco morto. Ne mancano una decina più o meno, forse di più, non lo so, spero ci sia una bella discesa perché non ne posso più. Dovrei anche fare una pisciatina, ma magari la tengo. Riposo un po' terribile, cacchio. Oggi terribile, tappa, mamma mia, brutta. Peccato perché comunque paesaggi carini, insomma. Però il vento fa proprio passare la voglia di pedalare. È l'anti-bicicletta il vento. Quando ce l'hai contro, naturalmente. Non è la mia destinazione, Komastanghi, ma significa che più o meno sto arrivando. E qua è dove ho pranzato una vita fa. Che botta, ragazzi! Ma ancora una volta giungo a destinazione e lo faccio accompagnato da una meravigliosa pioggia di luce. Quattordicesima e terzultima tappa di questo affascinante ma anche impegnativo cicloviaggio.
ormai la GoPro si accende in modo direttamente proporzionale alla fatica che faccio. Le gambe non rispondono più in maniera ottimale e anche se ho smaltito le intermittenti infiammazioni alle ginocchia, i watt che esprimo sono piuttosto ridicoli. Ma la capitale ormai è un tiro di schioppo e questo basta per darmi la carica. Così stringo i denti e riesco a mettere nella cassaforte dei ricordi anche questa giornata. Quindicesimo e penultimo giorno di viaggio. Ieri sera, arrivando al campeggio, mi sono preso un acquazzone tostissimo che non mi ha dato tregua nemmeno mentre montavo la tenda. I vestiti asciutti ormai scarseggiano veramente. Oggi abbandonerò di nuovo la R1 perché assolutamente non intenzionato a prendere un autobus per attraversare i quasi 6 km di tunnel che accorcerebbero notevolmente il tragitto verso la capitale. Prendo quindi la strada numero 47, che mi dà subito un piccolo assaggio dei divertentissimi saliscendi che caratterizzano tutto il Hvalfjord, cioè il fiordo delle balene. Non fatevi ingannare dal nome, di balene neanche l'ombra. Arrivo a destinazione nel primo pomeriggio e mi godo la tranquillità estrema di questo luogo ormai depennato dalle mappe del turismo di massa. È arrivato anche l'ultimo giorno di viaggio. Oggi infatti torno a Reykjavik. Ma queste 2 settimane hanno fatto sì che la persona che concluderà questa stupenda avventura non coinciderà assolutamente con quella che l'aveva iniziata. I paesaggi di incantevole bellezza, l'immensa pazienza della natura dall'alto della sua indiscutibile superiorità, i sorrisi di tutte le persone che ho incontrato lungo il percorso, ma anche il soffiare spietato del vento, la stanchezza e la fame che mi hanno quasi abbattuto, i rettilinei che sembravano non finire mai. Tutto questo, senza esclusioni, mi ha fatto crescere, mi ha dato qualcosa di inestimabile valore, un dono invisibile agli occhi, ma percepibile nell'anima. Gli ultimi giorni li passa a fare il turista a Reykjavik, la quale, che ne dica qualche viaggiatore un po' snob, non è assolutamente una città triste e brutta. Certo, non vi stupirà per la sua architettura, ma in quanto a funzionalità e vivacità, può veramente dire la sua. You drain down to the gutter, so bad it bites reality, echoing sounds of your lover. You tie down your breath for a while. E offre comunque degli scorci assolutamente interessanti. Prima di ripartire per l'Italia
Italia non mi sono fatto scappare una gita in giornata in quello che viene chiamato Circolo d'Oro, cioè l'insieme di 3 attrazioni fondamentali e molto vicine tra loro che purtroppo non sono riuscito ad inserire nel mio itinerario amici. Tied down by your lover, break my heart and leave you mad. That you, that you, that you. E un'ultima cosa, sappiate che dall'Islanda si può ripartire fisicamente, ma la realtà è che quei posti fiabeschi conserveranno sempre una parte di voi e voi una di loro. E al ritorno alla vostra routine quotidiana capirete che dall'Islanda non si torna mai completamente. It will go